Vi ricordate quando abbiamo studiato l'indicativo presente? In questo schema potete rivedere le desinenze dei verbi in are, ere, ire. Sembrava tutto così semplice. Purtroppo però non tutti i verbi italiani formano il presente indicativo seguendo questo schema. Ci sono molti verbi che sono chiamati verbi irregolari, proprio perché non seguono le regole. Ciao a tutti! Per chi non mi conosce, io sono Ale di Learn Italian with Ale e insegno italiano online. Nel video di oggi studieremo ben 13 verbi irregolari, vedendo tutta la loro coniugazione più 2 esempi per ogni verbo. Il mio consiglio è sempre quello di non perdere tempo a memorizzare le tabelle di questi verbi, ma piuttosto di ascoltarle, magari riguardando il video più volte, e poi cercare di individuare questi verbi quando sentite una persona che parla l'italiano. Il passo successivo, chiaramente, è quello di provare voi stessi ad utilizzarli mentre parlate. Partiamo subito con la coniugazione del verbo essere e poi, chiaramente, vedremo anche quella del verbo avere. Si tratta dei 2 verbi irregolari più comuni e utilizzati, anche perché sono quelli che permettono di formare i tempi composti. Infatti fungono da ausiliari. Essere si coniuga così: io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Ecco 2 esempi. Voi siete i miei migliori amici. Che ore sono? Negli schemi evidenzio alcune lettere che io chiamo lettere amiche. Le chiamo così perché queste lettere ci aiutano a vedere la somiglianza tra la coniugazione di questi verbi irregolari e la coniugazione dei verbi regolari. In questo modo potete vedere come le lettere nere, che costituiscono il tema del verbo, cambino molto durante la coniugazione dei verbi irregolari. Ecco qui il verbo avere. Io ho, tu hai, lui, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Ricordatevi che la lettera H all'inizio del verbo non si pronuncia, è una lettera muta. Il verbo avere compare in questi 2 esempi. Sofia e Luca hanno una grande casa. Abbiamo un cane che si chiama Fido. Passiamo adesso al verbo andare, un altro verbo molto comune. Io vado, tu vai, lui, lei va, noi andiamo, voi andate, loro vanno. Si può chiaramente notare che la prima e la seconda persona plurale, noi e voi, sono regolari. Ricordatevelo questo, perché molti verbi irregolari hanno le 2 persone, noi e voi, che sono perfettamente regolari. Vedete che qui c'è sempre il tema and, che è il tema regolare del verbo andare. Guardate invece quanto era cambiato quando dicevo io vado. And si era trasformato in vad. 2 esempi. Io vado in vacanza al mare. Dove andate stasera? Nel secondo esempio potete vedere che abbiamo il presente utilizzato per parlare del futuro. Si tratta di un particolare uso del presente che vedremo nella prossima lezione. Altro verbo usatissimo, il verbo dare. Io do, tu dai,
lui, lei dà, noi diamo, voi date, loro danno. Ricordatevi di mettere sempre l'accento sulla terza persona, quando scrivete da, sulla terza persona singolare, ok? Questo serve per distinguere il verbo dare dalla preposizione da, che è senza l'accento. Lucia dà un bacio a suo figlio. Sto preparando una festa a sorpresa. Mi dai una mano, per favore? Verbo fare. Io faccio, tu fai, lui, lei fa, noi facciamo, voi fate, loro fanno. Cosa fai oggi? Faccio una torta alle mele. Notate come il tema di questo verbo alla prima persona singolare e plurale, quindi io e noi, diventi faccio. A proposito, se questo video vi sta piacendo, ricordatevi di lasciare un mi piace. Per me e per il mio progetto questo è importantissimo. Grazie mille. Passiamo al verbo stare. Io sto, tu stai, lui, lei sta, noi stiamo, voi state, loro stanno. Non sto per niente bene. Loro stanno facendo i compiti. Vi ricordo che il verbo stare ha lo stesso significato del verbo essere, però si usa in certi contesti al posto del verbo essere. Sicuramente lo approfondiremo in uno dei prossimi video. Uscire. Usk diventa esc. Io esco, tu esci, lui, lei esce, noi usciamo, voi uscite, loro escono. Stasera esco con i miei amici a mangiare una pizza. Gianni esce dalla porta sul retro. Ora tocca al verbo dovere. Io devo, tu devi, lui, lei deve, noi dobbiamo, voi dovete, loro devono. In questo caso il noi dobbiamo, è la persona più irregolare di tutte. Stasera dobbiamo cenare alle 6. Loro devono andare dal dottore perché stanno male. Il verbo potere. Io posso, tu puoi, lui, lei può, noi possiamo, voi potete, loro possono. Posso entrare? Domani non potete venirci a trovare perché siamo al lavoro. Il verbo volere. Io voglio, tu vuoi, lui, lei vuole, noi vogliamo, voi volete, loro vogliono. Voglio viaggiare in Italia. Cosa volete mangiare? Il verbo sapere, un altro fantastico verbo irregolare. Io so, tu sai, lui, lei sa, noi sappiamo, voi sapete, loro sanno. State riuscendo a notare delle somiglianze tra questi verbi irregolari? Per esempio, alcuni di questi verbi nella terza persona plurale presentano una N in più. La normale desinenza sarebbe ano, loro la trasformano in anno, come in questo caso, loro sanno. Quindi abbiamo una doppia N. Sai a che ora torna a casa tua sorella? Ho combinato un disastro e ora non so proprio come fare. Passiamo al verbo dire, importantissimo anche questo verbo. Io dico, tu dici,
lui, lei dice, noi diciamo, voi dite, loro dicono. Chiedi a Mattia, lui dice sempre la verità. Ora ti dico io cosa fare. Infine abbiamo il verbo bere, che fa io bevo, tu bevi, lui, lei beve, noi beviamo, voi bevete, loro bevono. Noi beviamo il latte ogni mattina. Cosa bevi a colazione? Fantastico, abbiamo visto ben 13 verbi irregolari. Immagino che siate confusi, vero? Vi consiglio, come ho già detto all'inizio, di riascoltare più volte il video, di familiarizzare con questi verbi e poi iniziare a riconoscerli e utilizzarli quando parlate. Vi invito anche a lasciare un commento qui sotto utilizzando uno dei verbi irregolari che abbiamo studiato. Sarà un ottimo esercizio. E se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Ci vediamo prestissimo. Ciao!